Allora, cosa è successo oggi sul tema Superlega? Stamattina è arrivata la risposta, vi dicevo prima, della Corte di Giustizia Europea, di fronte alla quale si erano poste da una parte la Superlega, in questo caso rappresentata dalla società A22, così viene chiamata, e dall'altra parte l'UEFA e la FIFA. La Corte che cosa ha detto questa mattina? Sostanzialmente ha dato ragione alla Superlega e ha confermato quello che viene definito l'abuso di posizione dominante da parte della UEFA e della FIFA, che, vi ricorderete, al tempo, in quel lontano aprile 2021, avevano, tra virgolette, minacciato, diciamo così, tutti i club eventualmente intenzionati ad aderire al progetto Superlega e a partecipare a questa nuova competizione di essere esclusi dalle competizioni UEFA e qualcuno, se non sbaglio, diceva anche dai campionati nazionali. Quindi c'era stata questa reazione molto dura da parte di Ceferin e dell'UEFA, che si era contrapposto in maniera molto netta alla Superlega, che invece, come dicevo prima, era caldeggiata in maniera molto forte, in particolare dalla Juventus, dal Real Madrid e dal Barcellona. Ma inizialmente tanti club avevano dato la loro disponibilità a partecipare ed era inserito in tutto questo discorso anche l'Inter. Quindi oggi la Corte di Giustizia dice: UEFA e FIFA hanno applicato, tra virgolette, abuso di posizione dominante, e quindi quel tipo di scenario, questa possibilità di escludere i club che eventualmente si interessano a partecipare ad un'altra manifestazione, non è sostanzialmente conforme ai principi e alle leggi attualmente esistenti. Perché prima vi dicevo però che il legame fra questa risposta e il progetto Superlega non è così immediato? Perché la Corte dice anche un'altra cosa e lo specifica. Vi condivido in questo caso l'articolo di Calcio e Finanza, perché è scritto in maniera molto chiara. Eccomi qua. La Corte dice anche, rispetto a tutto questo discorso che vi ho appena fatto, ciò non significa che una competizione come il progetto della Super League debba necessariamente essere approvata, dice la Corte. La Corte, avendo ricevuto domande in generale sulle regole di FIFA e UEFA, non si pronuncia su quel progetto specifico nella sua sentenza. Che può sembrare un dettaglio, ma non lo è. Cioè, la Corte ci sta dicendo: io non sto dando il benestare a quella Superlega là, in contrapposizione a UEFA e FIFA. Io sto solo dicendo che quello che hanno fatto UEFA e FIFA al tempo è effettivamente abuso di posizione dominante, ma sul progetto Superlega, che tra l'altro proprio in queste ore ha visto un altro passo avanti e fra poco lo vediamo, io non mi pronuncio, anche perché da questo punto di vista oggi la società A22 ha proposto un altro tipo di format per la Superlega, diverso rispetto a quello di 3 anni fa, ma prima di poterlo applicare bisognerebbe comunque eventualmente stabilire tutta una serie di questioni. Le prime che mi vengono in mente: le tempistiche, la relazione che avrebbe questa competizione con le eventuali ancora esistenti Champions League, Europa League, Conference League, la relazione con i campionati nazionali. Cioè, ci sono ancora tante cose da mettere sul piatto e da stabilire, e quindi la Corte dice: io mi pronuncio su quella cosa lì, ma non sto dando un giudizio nel merito a questa Superlega. Questa Superlega, come scrive Stefano, a cui oggi in maniera piuttosto forte si sono opposte tantissime squadre e anche alcuni campionati, cioè leghe nazionali, diciamo così. Sono arrivati tanti comunicati ufficiali nella giornata di oggi da parte di molti club che hanno espresso nuovamente la loro diciamo volontà di mantenere una sorta di collaborazione con l'ECA e con le competizioni UEFA e FIFA, tra le quali anche l'Inter. E adesso vi sto recuperando il comunicato ufficiale dell'Inter che ho trovato, eccolo qua, e vi condivido di nuovo perché mi va in sulla pagina, ok. Vi condivido di nuovo lo schermo, eccoci. FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all'interno dell'ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come società rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall'ECA per sostenere questi valori. E l'Inter è stata
una delle tante, come dicevo, adesso mi sono segnato alcuni nomi, ma probabilmente in queste ore ne sono uscite anche altre, ma oggi si sono opposte il PSG, la Roma, l'Atalanta, l'Inter, lo United, l'Atletico Madrid, il Bayern Monaco, il Valencia, il Villarreal, il Siviglia, la Real Sociedad e tante altre, che mi sono segnato giusto le principali, mentre invece di quelle ancora, diciamo, a favore sono rimaste, come dicevamo, il Barcellona, il Real Madrid. Oggi dicevano anche De Laurentiis col Napoli avrebbe manifestato quantomeno come dire, interesse nei confronti di questo progetto. Qualche altro club, leggevo mi pare il Lione, il Porto, alcune altre, però diciamo che il grosso della risposta oggi nei confronti di questa nuova Superlega, tutte le squadre inglesi, esatto, si sono anche opposte, il grosso della risposta è stata no, almeno per il momento. Ma anche qui io torno a dire, la risposta è stata netta ed è stata forte. Io francamente non mi spingerei a dire progetto chiuso, come qualcuno ha detto. Anche comprensibilmente in queste ore molti hanno detto la Superlega bis, cioè quella di adesso, è morta più velocemente ancora di quanto lo era, della velocità con cui era morta la prima. Sì e no. Secondo me da un certo punto di vista è anche comprensibile ed era anche prevedibile che nell'immediato arrivasse una reazione di questo tipo. Dopodiché quello che ha detto oggi la Corte, quello che ha fatto oggi la Corte è aprire le porte ad un futuro che avrà dei confini più ampi, molto diversi rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad oggi, potenzialmente. Quindi in un calcio in cui ci sono degli equilibri economici, ma anche geopolitici che stanno cambiando, abbiamo visto quest'estate l'impatto devastante che ha avuto l'Arabia Saudita anche nel calciomercato europeo, tutta una serie di questioni. Io francamente oggi, ora come ora, non mi sento di escludere in maniera definitiva e totale che fra un po' di tempo, adesso non so chiaramente quanto, possa effettivamente nascere qualcosa anche dalle ceneri, tra virgolette, di questa situazione. Anche perché, ragazzi, nel momento in cui parliamo di aziende che fatturano centinaia di milioni di euro, di un'industria che sposta miliardi di euro, è inevitabile che poi le proposte che muovono più soldi e che possono consentire maggiori ricavi, maggiori introiti, vengano quantomeno discusse. Credo che sia naturale e nell'ordine delle cose che questo accada, e quindi io terrei le antenne dritte, ecco, diciamo così. Per il momento la situazione è questa, quindi come vi dicevo, la risposta è stata molto netta ed è stata verso il no, però vedremo che cosa accadrà. Il Pisa farebbe parte della Superlega, Miguel? No, ma ti segnalo, non per fare un paragone fra le due squadre, però a livello di status, il Pescara oggi ha detto che, non avendo ricevuto un invito formale a partecipare alla Superlega, si riserva di non commentare tutto quello che è successo. Ha pubblicato un tweet. Il Pescara ha un social media manager molto, molto bravo, da un po' di anni che propone contenuti di questo tipo. Ha pubblicato questo tweet simpatico in cui ha detto questa cosa. Andando in chiusura su questo tema, poi leggo anche qualche vostro commento. Ci sono ancora due cose da dire, però importanti. La prima è quello che vi dicevo prima rispetto alla nuova versione di Superlega che oggi è stata lanciata. Tra l'altro è stata lanciata con una velocità che sembrava proprio come quando uno ha il tweet pronto nelle bozze, tipo, o ha non so, il contenuto pronto da pubblicare. Appena arriva l'evento X, in questo caso la risposta dalla Corte, boom, lo pubblichi immediatamente, tutto pronto, tutto preparato. La Superlega parte 2, la seconda versione, che cosa prevede? Ve la mostro velocemente dal nostro sito, sul quale trovate un articolo secondo me molto interessante che ha fatto il nostro Enrico, mi sembra, sì, con le differenze tra la Superlega e la UEFA. La situazione, le proposte, tutto quanto. Volete farvi un riassunto, lo trovate nel nostro articolo. La nuova Superlega che è stata proposta oggi prevede 64 club totali, suddivisi in 3 livelli: la Star League, la Gold League e la Blue League.
queste tre fasce, diciamo così. I primi due livelli, la Star e la Gold League, saranno composti da 16 club ciascuno, divisi in 2 gruppi da 8 squadre. La Blue League invece sarà composta da 32 club divisi in 4 gruppi da 8 squadre. La fase a gironi sarà composta da 14 partite, 7 in casa e 7 in trasferta. Un punto importante sul quale si era discusso molto già al tempo, ed era secondo me anche una delle questioni più controverse, se vogliamo, riguarda il fatto che, a differenza di quanto sembrava essere la prima Superlega, la partecipazione in questa Superlega sarà aperta a tutti. Questo è stato detto. E sarà determinata per merito sportivo senza membri permanenti. Quindi tu te la meriti, partecipi, non te la meriti più, non partecipi più. Vi sarà pertanto un sistema di promozioni e retrocessioni. Gli ultimi classificati di ogni girone retrocederanno a favore delle finaliste dei livelli inferiori, e le ultime classificate dell'ultimo livello, cioè della Blue League, usciranno completamente dalla Superlega in favore di altre squadre in quel momento non presenti, che invece verranno selezionate in base al posizionamento nei campionati nazionali e quindi accederanno alla Blue League, ovvero il terzo livello di questa ipotetica Superlega. Dopodiché, terminata la fase a gironi, ci saranno le migliori 8 che parteciperanno alla fase eliminazione diretta, quarti di finale, insomma tutta una serie di incroci con il calendario che determinerà poi il vincitore. Vi mostro un'ultima cosa, secondo me interessante, la differenza rispetto alle competizioni UEFA, cioè intanto a livello di trasmissione delle partite, e questo è un'altra cosa interessante, l'azienda, insomma come si dice, la società A22 che rappresenta la Superlega ha proposto la possibilità di mostrare le partite di questa nuova Superlega in una piattaforma streaming completamente gratuita. Anche questo è un cambiamento non da poco, se ci pensiamo. E questo quindi è già una netta differenza. Se così dovesse essere, la trasmissione delle partite della nuova Superlega sarà completamente gratuita in streaming, mentre per la Champions, come ben sappiamo, e per l'Europa League, eccetera, è necessario l'abbonamento alle pay TV, naturalmente. Per quanto riguarda l'accesso, dicevamo prima, il merito sportivo per la Superlega e anche per le competizioni UEFA. Il numero di partecipanti: 64 club nella Superlega, divisi come vedevamo prima, e invece sono 108 attualmente nelle competizioni UEFA, perché sono 36 in Champions, 36 in Europa League e 36 in Conference League. Il numero minimo di partite, anche questo, visto che parliamo di calendari sempre più compressi, sempre più partite da giocare, il numero di partite minime che un club farebbe nella nuova Superlega sono 14, mentre il numero di partite minime che farebbe un club nella nuova Champions, quella che inizia l'anno prossimo, sono 8. Il numero massimo, invece, arrivando in fondo, sono 19, sia per la Superlega che per le competizioni UEFA. Quindi non cambia il numero massimo, il numero minimo aumenta di 6 partite rispetto alla competizione UEFA. Questa, grosso modo, è la panoramica di una situazione, come dicevo prima, ecco, DC contro Marvel, dice Michele. Sembra un po' una cosa del genere. Sono un po' i confini, come dicevo, di un progetto che secondo me attualmente io non vedo come estremamente immediato in questo preciso momento, però dovessi buttare €1, io scommetterei sul fatto che in futuro qualcosa si possa effettivamente muovere. Dopodiché vedevo Princeton che diceva: una volta che entri nella Superlega, chi gioca nel campionato nazionale? Questa è una bella domanda, questa è una delle domande da porsi, perché è chiaro che se non ho capito male loro sostengono che questa cosa non andrebbe a oscurare del tutto il campionato nazionale, però è evidente che se proponi un progetto di questo tipo che ti fa giocare 14 partite, che è quasi un girone d'andata di Serie A in questo momento, per alcuni campionati è un girone d'andata, quelli con meno di 20 squadre, giochi partite contro il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, tutte le big europee, ipotizzando che accettino tutte, sto dicendo, non quelle che hanno accettato ora, ipotizzando che in un futuro ci si metta d'accordo.
e giochi tutte queste partite, il guadagno a livello economico è spropositato, è evidente che magari la Serie A rimane e quindi avremo ancora Inter Cagliari, Inter Sassuolo, Inter Torino, però che tipo di importanza viene data dai club che fanno la Superlega a quelle partite lì? Che tipo di importanza viene data dalle televisioni a quei campionati lì? Cioè voi immaginatevi un campionato in cui una Serie A in cui o non ci sono più Inter, Milan, Juve e Napoli, per esempio, o se ci sono sto un po' estremizzando, fanno turnover in stile Benfica-Inter perché le gare di campionato si mettono nel mezzo fra Inter-Manchester City e Inter-Chelsea. Cioè, quale tipo di interesse può ancora suscitare un campionato del genere? Quasi nessuno, perlomeno la Serie A, ma penso anche buona parte degli altri campionati. Quindi è evidente che la possibile rivoluzione che può portare questa Superlega, questo cambiamento è molto forte e andrebbe stabilita per bene come si dice, nei paletti e nei rapporti con gli altri campionati. Al momento questa è la proposta. E io tanto ve l'ho data, e poi anche sul fatto, per esempio, delle partite gratuite, in tanti dicono, vedevo anche nei commenti, Flame Sitter diceva streaming gratis con pausa pubblicità ogni 5 minuti giocati, oppure vedevo anche sempre Princeton diceva le tolgono in un attimo. Sì, anche quello è da capire eventualmente. Però, insomma, la questione attualmente è questa qui. E vedremo quindi che cosa ne sarà. Ecco, perdonatemi, ma questa è importante. L'altra cosa notevole che emerge da questa sentenza, e di cui hanno parlato in pochi per il momento, ma attenzione perché può avere un peso importante, che non riguarda la Superlega, anzi riguarda una cosa molto attuale. La Corte di Giustizia Europea ha anche dato un'altra risposta ad un tema molto concreto in questo caso, oltre a quella sulla Superlega. Cosa dice la Corte di Giustizia Europea? Vi faccio vedere anche l'articolo. La Corte di Giustizia Europea oggi ha dato anche un'altra risposta, dicendo sostanzialmente, definendo in qualche modo illegittima la norma che attualmente impone ai club che partecipano alle competizioni UEFA di inserire nelle liste UEFA di giocatori iscritti appunto a queste competizioni 8 giocatori, oggi vengono definiti cresciuti localmente, i famosi giocatori che provengono dai vivai o del club di riferimento o del campionato in cui gioca quel club. Questa norma, secondo la Corte di Giustizia Europea, sarebbe sostanzialmente illegittima, e questo cambierebbe in maniera netta l'immediato futuro, non solo discorsi quindi molto ampi, molto in là nel tempo, ma anche questioni molto concrete. L'Inter attualmente, come tutti i club che partecipano alle competizioni UEFA, stila ogni anno una lista UEFA nella quale deve inserire 8 giocatori che sono cresciuti localmente. Se questa norma dovesse essere abolita, chiaramente, oltre ad avere delle ripercussioni anche indirettamente sull'importanza che ogni club potrebbe dare al suo settore giovanile, o comunque ai settori giovanili in senso lato, come scrive Princeton, ma ha comunque un impatto anche dal punto di vista della costruzione della squadra, perché tu oggi sei costretto in qualche modo a costruire una rosa che risponda anche di questo criterio, se giochi le coppe. Se ti levano questo criterio, le cose possono cambiare in maniera netta. E attenzione, perché può sembrare un dettaglio, ma di quello che abbiamo che è emerso oggi, probabilmente in questo preciso istante questa è la questione più concreta tra quelle che la Corte di Giustizia Europea ha affrontato. Quindi vediamo, perché, ripeto, se ne è parlato poco, secondo me, di questo, in parte anche comprensibilmente, visto che il tema Superlega è molto importante, molto sentito, però questa è una cosa molto concreta e vedremo che tipo di sviluppi avrà da qui in avanti.